ho fatto praticamente tutte le ripetizioni che ho ritenuto necessarie, nel senso che ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 ripetizioni dei giri che abbiamo previsto. Come vedete, non so se lo noterete in lavorazione, ma ho fatto questa fascia un pochino più larga, cercando di aumentare perché come vedete ho finito tutti i fili che avevo, cioè praticamente ho avanzato veramente degli spiccioli proprio per fare il bordo. Ora vi misuro le dimensioni che ho raggiunto, quindi ovviamente esco dall'inquadratura, ma nel frattempo potete vedere la bellezza della lavorazione, se non altro questo. E vi dico che la misura dall'angolo al centro che io ho fatto è esattamente di 94 centimetri, bordo escluso. Quindi sostanzialmente dal centro dell'anello magico fino alla punta sono 94 centimetri, quindi la lunghezza totale è di 188, giusto? Sì. Invece dal centro alla punta, vediamo quanto sono arrivata a 77 centimetri, anche questo bordo escluso. Come vedete, cioè, vedete che è assolutamente meraviglioso, cioè, io sono pazzamente innamorata di questa cosa che ho fatto. E comunque, a parte questa considerazione personale, ecco, vi ho dato queste misure. Io ho notato che sulle foto che si vedono su Pinterest o su altre cose dove ho visto magari delle foto di questo stesso modello, le ripetizioni che ci sono meno. Onestamente, facendo solo 5 ripetizioni veniva fuori davvero troppo piccolo e io ho preferito farne di più. Comunque, immagino che dipenda anche dalla fisionomia di ciascuna, insomma, chi è più minuta magari ha bisogno di una cosa un po' più piccola. Io non sono proprio così stretta di spalle, quindi ho preferito una cosa molto più avvolgente e molto più grande. Detto tutto ciò, passiamo al bordo. Si tratta di 3 giri soltanto che vanno a chiudere quindi la parte qui finale del nostro scialle, e infine poi andremo a nascondere tutti i fili di lavorazione, ciascuno all'interno del proprio colore di riferimento, quindi andremo a nascondere in questo modo i fili con un ago da lana e poi finalmente avremo il piacere di indossare la nostra opera. Allora, vediamo bene, ci troviamo a questo punto. Il primo giro del bordo viene lavorato al rovescio, quindi mi aggancio nuovamente con il mio colore nuovo, se avete deciso di cambiarlo, e procedo con il fare 4 catenelle. 1, 2, 3, 4, giro il lavoro, che a questo punto è abbastanza voluminoso. Ok, ho girato il mio lavoro e procedo nel fare una maglia alta nella stessa maglia di base. Benissimo, ora facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, e sulla testa del nostro punto popcorn che avevamo fatto nel giro precedente lavoriamo una maglia alta, una maglia alta, 2 catenelle e una seconda maglia alta. Perfetto, di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, andiamo nel popcorn successivo e lavoriamo nuovamente una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, fino a lavorare una maglia alta, 2 catenelle,
una maglia alta fino all'ultimo popcorn del lato. Ci vediamo insieme come al solito per lavorare la punta. Questo giro, come vedete, è davvero molto semplice, quindi credo non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni. Bene, rapidissimo questo primo giro di bordo. Come vedete siamo andati a fare sul rovescio questi punti V separati, costituiti da 2 maglie alte separate da 2 catenelle, fissate proprio, come dicevo, sulla testa del nostro punto popcorn, e a loro volta separati da 5 catenelle. Sono arrivata alla punta, quindi ho fatto le 5 catenelle, raccolgo nuovamente il filo e nello spazio delle 2 catenelle del giro precedente vado a fare lo stesso punto V, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, e riprendiamo di nuovo lavorando i punti V sulla testa dei popcorn dall'altro lato. Andiamo a chiudere esattamente come siamo partiti, quindi con una maglia alta, una catenella, una maglia alta sull'ultima maglia alta di base. Ci vediamo alla fine del giro per riprendere il secondo giro del bordo. Avviamo il secondo giro di bordo, scusate. Ci agganciamo con l'altro filo, tiriamo un po' i capi precedente. Ok, partiamo con 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro e facciamo una maglia alta nella stessa maglia alta di base. Poi raccogliamo il filo e nello spazio di una catenella, nella catenella di separazione che avevamo fatto tra le prime 2 maglie alte, facciamo 4 maglie alte. Quindi 1, 2, 3 e 4. Raccogliamo il filo e andiamo a fare 8 maglie alte nello spazio di 2 catenelle successivo. Scusatemi, mi sono spostata, quindi 4 maglie alte nel primo spazio che separava le prime 2 maglie alte, raccogliamo il filo e andiamo a fare 8 maglie alte nel punto V successivo, quindi 1, 2, perfetto, è caduto il gomitolo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo a fare 8 maglie in tutti gli spazi che ci troviamo e ci vediamo come sempre per lavorare la punta. Come vedete io non sto più associando molto bene i colori, quantomeno non così come l'avevo fatto all'inizio, dove mi piacevano molto di più. All'inizio, vedete, seguivo questa sequenza, adesso sto facendo così perché veramente sono rimasta completamente senza filo. Mi è rimasto questo pezzettino così di colore orchidea che spero di utilizzare e che spero mi basti, cioè che utilizzerò e che spero mi basti per fare il terzo giro di bordo, per il quale ci vedremo tra pochissimo. Ho lavorato le ultime 8 maglie nell'ultimo punto V del primo lato e ora devo lavorare la punta. Nella punta lavoriamo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 3, 4 e 5. Lavoriamo 2 catenelle, altre 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, e ci spostiamo nel punto V successivo per lavorare le 8 maglie alte che andremo a lavorare fino alla fine del lato. Alla fine ricordatevi che, come abbiamo fatto qui,
nello spazio di una catenella dovete lavorare soltanto 4 maglie. Nell'ultimo spazio della catenella, nello spazio di una catenella che avete fatto tra le ultime 2 maglie alte, dovete lavorare solo 4 maglie, e per chiudere le 2 maglie alte nell'ultima maglia. Ottimo, mi aggancio per l'ultima volta con un filo di colore diverso, che nel mio caso è l'ultimo di orchidea. Faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, e girando il lavoro faccio una maglia bassa nella prima catenella, nella prima maglia alta sottostante. Poi il progetto originale prevede di lavorare a maglie bassissime. Io in realtà preferisco lavorare a maglie basse, quindi vi farò vedere il lavoro per come l'ho preferito io. Quindi entriamo nella prima maglia alta che ci si presenta e lavoriamo una maglia bassa, di nuovo una maglia bassa, 2, 3, 4, saltiamo l'ultima maglia alta e andiamo a lavorare nello spazio dei 2 gruppi. Andiamo ad agganciarci sotto, quindi prendiamo anche il primo giro che abbiamo fatto del bordo e facciamo una maglia bassa, poi facciamo 2 catenelle, andiamo ad agganciarci nella maglia bassa che abbiamo appena fatto in questo modo e andiamo a chiudere quello che è il nostro pipiolino. Eccolo qui, facciamo una nuova maglia bassa e abbiamo fatto questa lavorazione. Ok, stiamo lavorando al rovescio, quindi nella parte dritta veniamo ad avere questo tipo di lavoro qui. Ora di nuovo partiamo a lavorare le 8 maglie del gruppo sottostante. In realtà noi ne lavoreremo soltanto 6, perché salteremo la prima, andremo a lavorare nella seconda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'ultima la saltiamo, andiamo a fare una maglia bassa andando a prendere anche le 5 catenelle del primo giro, facciamo 2 catenelle, ci agganciamo nella maglia bassa che abbiamo appena fatto e chiudiamo tutto insieme. Abbiamo fatto il nostro pipiolino e facciamo una seconda maglia bassa. Andiamo avanti così, lavorando le 6 catenelle, facendo il pipiolino centrale fino ad arrivare alla punta che come al solito vedremo insieme. Arrivata alla punta usiamo sempre la regola che abbiamo usato finora, quindi saltiamo la prima maglia alta di base, entriamo nella seconda, facciamo la nostra maglia bassa, quindi 1, 2 e 3, perché ne abbiamo 5, dobbiamo saltare la prima e l'ultima, quindi ne facciamo soltanto 3, andiamo a fare la maglia bassa, le 2 catenelle agganciate sulla stessa maglia bassa a formare il pipiolino, chiudiamo, facciamo la maglia bassa, saltiamo la prima, andiamo sulla seconda, facciamo 1, 2 e 3 e procediamo come abbiamo fatto fino ad ora per tutto il lato, lavorando le 6 maglie alte centrali e facendo i pipiolini tra le maglie basse che facciamo in mezzo ai gruppi. Alla fine lavoriamo esattamente come abbiamo fatto all'inizio di quest'ultimo giro e poi non ci resta altro che nascondere tutti i fili di lavorazione con un po' di pazienza. Una volta terminato questo lavoro potrete decidere se fare un giro di maglie basse sul bordo del lato lungo oppure se lasciarlo così. Io onestamente preferisco lasciarlo così perché voglio che si veda la differenza dei colori anche qui all'inizio, quindi lo lascio così. Potrete inoltre decidere sugli angoli, sulle 3 punte, di fare delle nappine, ma anche questo è a
a discrezione di ciascuna di voi. Non mi resta altro che augurarvi un buon lavoro e soprattutto un caldo inverno. Spero vi siate divertite, spero il progetto, spero di essermi spiegata bene, nel senso che sperare che il progetto vi sia piaciuto è superfluo, nel senso che sappiamo già che è un progetto assolutamente fantastico, ripeto, non mio, ma insomma direi che non c'è altro da aggiungere. Non mi resta che salutarvi, un bacio e a presto.